sleeping bags in the door, ways are closed, dollar stores, humming pink neon signs, plastic diamonds remind some they've fallen behind from the days when they shine. Has the whole world gone blind? 10 cities on our pipes, don't go walking after dark. Battered corpses, they're stark, dead eyes peering like a shark. Bloodied hands, frail bones, hunched and aching, still they're going, but they don't know where they're going. Am I invisible? Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo nel bosco vetusto del Laschiero, che è praticamente a Prati di Tivo, sopra Campi di Tivo, e lo scopo di oggi è quello, oltre di esplorare questo meraviglioso bosco di Faggi, quello di raggiungere la cosiddetta città di pietra, che in realtà è una falesia molto stretta, che è anche una scuola di roccia. Ho già visto delle macchine, diciamo così, camminare, perché qua davanti a me c'è una strada sterrata dalla quale poi sono salito con la bicicletta, però poi prosegue, probabilmente ci si può arrivare anche da più in alto. Quindi l'obiettivo di oggi qual è? È quello intanto di esplorare questo bosco, che non è una cosa che mi riesce sempre facile, va bene, anche perché il bosco può offrire migliaia di opportunità fotografiche, perché effettivamente essendoci dentro è bellissimo, il bosco è veramente bello, però che poi fotograficamente non hanno molto interesse una volta poi sviluppati sul computer. Quindi questo è il primo scopo. Il secondo scopo è quello di arrivare a questa falesia per poi appunto fotografare appunto la falesia, qualora io riuscissi ad entrarci, perché è molto stretta e in un punto potrebbe essere anche molto pericoloso. Quindi vediamo un pochettino che cosa ci riserva la giornata di oggi. A tra poco. With happiness under my nose, this ain't the life I would have chose. Am I invisible to their eyes? Invisible passers-by, they just turn a blind eye, tune me out and let me lie on the pavement tonight. Soaked in rain, cloaked in lies. If we're the same, I don't know why. I'm invisible to their eyes. Allora, diciamo che il microfono oggi mi ha mollato perché si sono scaricate le batterie, quindi non so se tutto quello che ho detto finora sia stato registrato. In ogni caso siamo nel bosco vetusto del Laschiero, è un bosco di Faggi, bellissimo, vedrete ci sono dei posti veramente incredibili, anzi tutto il bosco è veramente incredibile, e soprattutto c'è una falesia chiamata Città di Pietra. Non sono, da quello che so io, degli insediamenti antichi che quindi meritano questo nome, solamente una falesia molto particolare con dei canyon incredibili all'interno che tra poco attraverseremo. Siamo nella zona di Prati di Tivo, quindi nel versante est del Gran Sasso, quindi verso il mare, siamo proprio sotto il Corno Piccolo del Gran Sasso, e appunto lo scopo di oggi è quello di andare a fotografare il bosco qualora si riesca ad isolare degli elementi di interesse, che non sempre è facile, perché nei boschi è facile essere attratti un po' da tutto quanto, perché soprattutto questo bosco con i muschi, con i faggi secolari, è molto difficile, diciamo così, focalizzarsi su qualcosa che possa essere fotograficamente interessante. E poi appunto di vedere, di esplorare questa città di pietra. Come vedete mi sono messo il caschetto, anche se è un caschetto da bici, però è quello che ho, perché appunto si attraverseranno dei canyon molto molto stretti
e non mi fido per niente soprattutto della composizione della roccia, che sembra molto friabile. Quindi vediamo un pochettino come procede e ci vediamo tra poco. It's been a long time coming, took the long way around, but I think I see something coming up from the ground. And I don't know if I told you. Allora, una particolarità di questa faggeta è che appunto ci sono dei faggi incredibili, secolari, con delle radici bellissime, esposte perché si infilano dentro alla roccia, quindi devono trovare appunto il varco per poter inserirsi appunto nella roccia. Ce ne sono, è punteggiato, diciamo così, questa faggeta di questi faggi incredibili, e quindi uno degli elementi di interesse è stato quello di andare a sfruttare la bellezza di questi alberi con il grandangolo, quindi stressando, diciamo così, l'altezza di questi alberi e soprattutto mettendo a fuoco la particolarità delle radici, no? Tutte queste radici così intrecciate, molto molto belle, sempre coperte di muschio, eccetera. Inoltre oggi sto provando a non usare il treppiede o usarlo il meno possibile, perché soprattutto quando si è nel bosco si perde molto tempo a tirare fuori il treppiede, metterlo nella posizione giusta, poi spesso non si ha proprio la possibilità di usarlo perché si è o su una discesa o si vuole fare una fotografia molto dal basso, e quindi sto provando un po' a sfruttare le capacità della mia macchina fotografica, quindi la stabilizzazione del sensore, la stabilizzazione degli obiettivi e anche, diciamo così, la capacità dei sensori moderni di restituire fotografie pulite anche ad ISO un po' più alti del minimo, e quindi ho aumentato un pochettino gli ISO e scatto a mano libera. Va bene? In questo modo è una fotografia un po' più semplice che mi consente di concentrarmi di più sulla composizione e qualora serva il treppiede, perché ci vuole una composizione un po' più precisa, eccetera, allora io ce l'ho con me. Comunque questa è parte di un progetto che ho in mente di semplificare un po' la fotografia mia dal punto di vista operativo, quindi quando sono sul campo, e anche di rendere la mia attrezzatura un po' più leggera, perché io ho una certa età, comincio a una certa età e il peso si fa sentire. Quindi man mano vi aggiornerò su quello che sto facendo, soprattutto in visuale, diciamo così, avendo a mente questo obiettivo, e così vediamo se può essere di spunto per qualcuno. A tra poco. Niente, non ci passo, sono troppo grasso e troppo alto per questi tipi di posti, quindi lo aggiro e continuo nella mia escursione. A tra poco. I just got lost, searching everywhere I thought you would be, but you're only in my dreams, and all these fears, and all these useless tears. You've been discharged, I gotta lay you off and breathe out and breathe in. Open up my eyes and I feel so alive. Eccoci arrivati alla falesia, qui dietro di me. Devo dire che è un po' inquietante, quindi adesso vedrò di percorrerla, però prima ci penso un attimo. Adesso mi soffermo qui a fare un po' di foto e ci vediamo tra poco.
lost, waiting patiently in the dark, in a dimly lit neighborhood park, where you fall apart and breathe out and breathe in. Open up my eyes and I feel so Allora, in effetti poi il pezzo da fare nel canyon è veramente breve, stiamo parlando di 50 metri, anche perché poi l'uscita è qui, l'uscita è dentro a quella grotta lì, dove c'è una discesa attrezzata, cioè c'è una corda dove tenersi. Adesso vediamo se riesco a crollare lì dentro. Dopodiché si può continuare a camminare in quella direzione, ma sinceramente non ne vedo il motivo, ecco, sinceramente, almeno per ciò che mi riguarda. Devo dire che è un posto che mi impressiona, perché adesso io non sono un geologo, ma sembra una roccia molto friabile, e quindi, come anche è testimoniato sia dalla spaccatura e sia dalle rocce che ci sono sul fondo, quindi ogni tanto casca qualche roccia, e quindi se qualcuno di noi o io in particolare siamo particolarmente fortunati, sono eventi che possono sempre capitare. Quindi per ciò che riguarda la fotografia invece sto provando a sviluppare il tema degli alberi, per esempio quell'albero là in fondo che cresce sulla roccia è molto interessante, però che sia interessante da vedere è un conto, renderlo poi interessante in fotografia è tutta un'altra questione. E quindi siccome, come avete visto, mi sono cimentato un po' nelle fotografie da vicino, quindi dal basso verso l'alto, insomma, qui invece ho provato a riprenderlo da lontano, ma non credo che sia venuto un granché. Questo alberello che c'è dietro di me invece l'ho ripreso dall'altra parte del canyon, come se fosse il guardiano del canyon, no? È in cima a questa roccia, e anche lì vediamo come sarà avvenuto. Infine ci sono tante fioriture di piccoli fiorellini di bosco, diciamo, di montagna, e sfruttando il 1835, che non è un obiettivo macro, che non è un obiettivo particolarmente eccezionale, però sfruttando, diciamo così, la funzione di teleobiettivo, quindi zoomando il più possibile e aprendo l'otturatore, aprendo il diaframma, si può isolare il fiorellino rispetto allo sfondo e anche e soprattutto ingrandirlo. Sono fiorellini veramente molto piccoli, e quindi anche lì bisognerà vedere come sono venuti una volta scaricati nel computer. Adesso provo a lanciarmi nella grotta, sperando di riuscirci, se no me la farò di sedere. A tra poco. Io pensavo fosse una grotta corta, invece è una bella grotta lunga e anche buia, quindi vediamo un po' che cosa ci riserva. A saperlo mi portavo la torcetta. Va bene, vediamo.
Allora, è stata un'avventura passare in questa grotta molto interessante. Non lo so se sono riuscito a riprendere perché ho avuto un po' di problemi con le videocamere, forse è stata ripresa un po' a spizzichi e bocconi, però si può fare, se l'ho fatta io lo può fare chiunque. Adesso vedo di trovare la via del ritorno, perché qui un'altra particolarità è che l'area è molto bella, no? È molto, molto variegata, però i sentieri non sono evidentissimi. Ci sono i segni rossi, però bisogna cercarseli un po' in giro perché sono un pochettino dappertutto, tipo davanti a me a ventaglio ce ne sono almeno 6, quindi vediamo un po' se riesco a capire in che direzione devo andare. Altra discesa in una mini grotta con altra corda, vediamo se riesco a farmi del male. A tra poco. Allora, mentre ero sulla via del ritorno ho incontrato un tubo nero dell'acqua e in genere quando c'è un tubo nero dell'acqua, se uno lo segue, si arriva sempre a una sorgente, a un ruscello, a un corso d'acqua, e infatti così è stato. Qua dietro di me c'è un ruscelletto proprio piccolo piccolo, per cui non me lo aspettavo, infatti non ho portato filtri, non ho portato tutta l'attrezzatura che mi consente di fare foto all'acqua, ma è veramente un rigagnoletto. Però è stato interessante studiare anche in questo caso l'interazione tra alcuni fiori, alcune piante e il corso d'acqua, che pur essendo molto piccolo, però comunque ha dell'interesse, soprattutto in questo contesto. Credo che comunque l'acqua sgorghi direttamente dalla falesia, va bene, perché non viene da nessun'altra parte, e infatti nella falesia, insomma nei punti più stretti, effettivamente gocciava un po' di acqua, quindi l'acqua praticamente filtra nella falesia e poi esce di qua. Quindi che dire, ho fatto un pochettino di foto appunto studiando l'interazione tra i fiori, alcune piante e l'acqua, per dare un minimo di movimento all'acqua, non avendo polarizzatore, non avendo niente. Ho messo un ISO simulato di 100 ISO, perché la mia macchina fotografica arriva nativamente fino a 200 ISO, e dopodiché ho chiuso l'otturatore il più possibile a F11, F13, anche se F13 poi degrada molto la qualità dell'immagine, e poi ho imposto un tempo di scatto di 1 secondo per catturare un minimo di movimento. Vediamo un pochettino come sono venute e continuo nel mio ritorno verso il camper.
altro esercizio che si può fare in una faggeta come questa è quello di cercare dei faggi i cui tronchi non si incrocino tra loro, e quindi dare un minimo di simmetria al caos della faggeta. Questi tronchi poi possono essere come questi qua, diciamo così, in diagonale, oppure sullo stesso piano. Se sono sullo stesso piano è meglio, perché potete così utilizzare un diaframma più aperto e quindi isolarli dal resto del contesto. Quindi vediamo come sono venute. Io ci ho provato, magari ci sono tante altre opportunità qui intorno, però io ho provato qua, ne ho trovati 4 faggi su una, anzi 5 su una diagonale e poi 3 più o meno su uno stesso piano, anche se forse ho sbagliato il diaframma. Vediamo un po' come vengono. Siamo quasi arrivati alla bicicletta, 10 metri proprio, 20, va! Allora, anche l'avventura di oggi è finita. Devo dire che è stata un'avventura avventurosa. Secondo me, per me, il percorso non è per tutti, o meglio, nella faggeta si può fare una bellissima escursione, essendo attrezzati adeguatamente, e mi riferisco alle bacchette e agli stivali, gli scarponi, diciamo, da montagna, perché comunque ci sono tantissime rocce affioranti, quindi è un attimo, diciamo così, mettere male il piede e farsi del male. Invece tutta la parte della falesia, lì invece ci vuole soprattutto un pochettino di coraggio, un minimo, diciamo così, di spirito di avventura, e poi ci vuole anche un minimo di forma fisica che io non ho e che infatti ho sofferto molto. Io ho fatto un piccolo tratto, però ci sono anche altri sentieri un po' più lunghi, e quindi vabbè, tanto io ero alla ricerca di fare foto, non certo di fare il trekking di 20 km. Inoltre, come qualcuno sa, in una gita che ho fatto alla Dispoli 2 anni fa, e qui vi metto il link, mi sono rotto una caviglia e ho tuttora una placca appunto della caviglia destra. Questo mi procura un po' di fastidi, soprattutto quando cammino, e quindi oggi è stata, diciamo così, una sofferenza leggera tra tutti gli acciacchi che ho. Vabbè, comunque non siamo qui a Medicina 33, per cui spero che questo posto, per chi non lo conosce, vi abbia interessato, per chi lo conosce l'abbia visto sotto un'altra prospettiva. È un bellissimo posto, perché comunque, insomma, una volta arrivati qui ci sono dei tavoli da picnic, ci sono tante opportunità di sosta con la macchina. Comunque, se vi è piaciuto questo video mettete un like, mi fa molto piacere. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.